Ciao e benvenuti sul mio canale. Se volete usare gli effetti matrice DV-LED sull'albero di Natale, guardate questo video fino in fondo e imparerete come farlo. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come realizzare delle matrici giganti, ma non lo andremo a fare con i classici pannelli a LED per matrice, primo perché costano troppo e perché hanno degli assorbimenti veramente molto alti. Andremo invece ad utilizzare delle normali catene a LED, tipo ad esempio questa, che però è più indicata per un'applicazione a pannello che può essere un pannello di carta, un pannello di legno o un pannello di plastica. Si va infatti a forare con una punta del diametro del LED e lo si va a incastrare. Quello che preferisco io invece, che utilizzeremo oggi, sono queste strisce di LED. Sono le mie preferite perché fanno tantissima luce, sono molto economiche e consumano veramente poco. Chiaramente possiamo usare qualsiasi tipo di striscia. L'importante è che sia una striscia digitale e indirizzabile. Questo tipo di catene, a differenza dei pannelli, ci dà la possibilità di andare a realizzare delle matrici con dimensioni veramente importanti. Chiaramente oltre una certa lunghezza sarà poi necessario andare a fare dei power injection. Queste strisce, grazie alla loro flessibilità, ci permettono di essere utilizzate in diversi ambiti. Possiamo andare ad addobbare delle finestre, dei balconi, andarle ad applicare sui muri e, come vedrete in questo video, anche sul nostro albero di Natale. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, per voi è totalmente gratuito, non vi costa nulla, ma per me è veramente importante. Con questo ho detto tutto e andiamo ora a vedere come realizzare la matrice. Se dovete realizzare delle matrici di dimensioni importanti, sicuramente vi troverete nella condizione di dover unire due strisce LED. Questo tipo di strisce arriva così come lo vedete, quindi nella parte iniziale hanno un connettore maschio, ma nella parte finale non hanno nulla, quindi siete impossibilitati a collegarle tra di loro. Vi mostrerò ora come fare per andare a saldare un connettore femmina già predisposto per il power injection. Andiamo a rimuovere l'ultimo LED. Questo, mi raccomando, non buttatelo, tenetelo da parte come ricambio nel caso se ne dovesse bruciare uno lungo la striscia. Procediamo a separare i tre cavi. Ora in questo caso l'unica cosa certa è il cavo al centro, che è il cavo di segnale. I due laterali, positivo e negativo, non sappiamo a quali corrispondono. Andiamo a spelarli. Ho collegato il controller alla striscia e ho dato alimentazione. In questa fase fate attenzione che i cavi non si devono toccare. Andiamo ora a prendere il multimetro e andiamo a toccare i due cavi esterni. Come vedete la tensione ha il segno negativo davanti, per cui vuol dire che i puntali sono invertiti. Andiamo a fare la verifica, mettiamo quindi il positivo sotto e il negativo sopra e come vedete la tensione rilevata è corretta. Ho preso un connettore femmina al quale ho unito assieme un cavo bianco per il negativo e un cavo rosso per il positivo. Questi due cavi ci serviranno per andare a fare il power injection. Andiamo quindi a stagnarli. E andiamo a stagnare anche i cavi della striscia. Vado poi a inserire un pezzo di termorestringente che servirà ad abbracciare tutti i cavi e un ulteriore pezzo su ogni singolo cavo. Andiamo ora a saldare il tutto. Andiamo ora a scaldare il termorestringente, prima quello dei cavi singoli, lo mettiamo in posizione andando a coprire le saldature e poi andando ad abbracciare tutto assieme. Bene, a questo punto, come potete vedere, abbiamo il connettore femmina per andarci ad agganciare a un connettore maschio di un'eventuale altra striscia e due cavi per andare a fare il power injection.
Come potete vedere ho realizzato sul pavimento la matrice che andremo ad utilizzare per questo video. Ho usato del normale nastro carta solo perché era una prova. Chiaramente se avessi dovuto fare un'applicazione definitiva avrei usato o del nastro trasparente o dei chiodini. La matrice ha un'altezza di 12 LED per 14 strisce, quindi per un totale di 168 LED. È alta 120 cm per una larghezza di 105 cm. Nella parte iniziale ho lasciato volutamente libero quel pezzo di striscia lungo 8 LED, questo perché molte volte non riusciamo ad arrivare con il controller direttamente vicino alla matrice, quindi siamo obbligati ad andare a realizzare delle prolunghe. Nel corso del video vi spiegherò come saltare i primi 8 LED in modo che non vengano utilizzati e che diventino loro stessi la prolunga. Come controller io ho utilizzato Yulk, voi siete liberi di utilizzare quello che più volete, le impostazioni tanto restano sempre le medesime. Andiamo ora a impostare i parametri per la matrice che abbiamo appena costruito su VLED. Io sono già sulla Home, andiamo su Config, LED Preferences, andiamo a impostare la massima corrente assorbita dalla nostra striscia. Questo dipenderà dal tipo di striscia e dalla sua lunghezza. Nel mio caso ho impostato 3000 mA, quindi 3 A. Andiamo poi a impostare la lunghezza massima della nostra striscia. La matrice che state vedendo è un 14x12 per cui 168 LED. Andiamo anche ad indicare quanti LED deve saltare all'inizio, che come dicevamo prima sono 8. Fatto questo premiamo su Save. Andiamo ora in 2D Configuration, andiamo a selezionare Matrix e scendiamo fino alla sezione LED Layout. Andiamo ad indicare l'orientamento della matrice, che nel nostro caso è verticale, attiviamo la serpentina e andiamo ad inserire le dimensioni effettive, per cui 14 x 12. A questo punto non ci rimane che andare ad indicare dove si trova il primo LED, in basso a sinistra, quindi andiamo a sostituire top con bottom. Per essere sicuri che sia tutto corretto dovete andare a confrontare la parte grafica con la disposizione effettiva della vostra matrice. Se tutto combacia potete premere su Save. Torniamo nella Home e a questo punto, per verificare che tutto funzioni, andiamo ad applicare qualche effetto. Come prima cosa vado ad attivare il relè, dopodiché tutti gli effetti specifici per le matrici vengono indicati con questo quadrettino. Questo tipo di matrice con questi effetti io lo vedo sicuramente bene per un'applicazione su un muro, su una finestra, su un balcone, quindi su una superficie piana. Chiaramente andandola ad adattare sull'albero di Natale, la sagoma della matrice da quadrata o rettangolare diventerà conica, con la conseguente deformazione di tutti gli effetti. Devo però dire che comunque, anche se c'è un'evidente deformazione, la resa visiva degli effetti sull'albero di Natale non è assolutamente male. Bene, come potete vedere tutti gli effetti funzionano alla perfezione. Altra cosa molto importante, come avevamo impostato, i primi 8 LED della striscia rimangono spenti. Sono andato a ricreare la stessa trama della matrice sull'albero di Natale. Ne ho ottenuta una alta 15 LED e larga 14 strisce. Chiaramente non ho applicato le luci su tutta la superficie dell'albero, le ho messe solo frontalmente, questo perché poi l'albero verrà posizionato in un angolo della casa, quindi la parte posteriore non sarà visibile, resterà visibile solo la parte frontale. Bene, il video finisce qua, spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo, se già non lo siete, di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. Io vi auguro buone feste e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!